detto siamo molto contenti di avere qui con noi due registi iraniani che presentano e introducono a noi oggi Cul de Sac in anteprima italiana. Per favore un applauso per Ramin Goudarzi e Mashad Torkan. Who first? Of course, Ramin. No. Okay, hello Florence. I hope you're doing well. Thank you for being here. I hope you enjoy the film. You might have some questions. We will be here to answer you afterwards. Thank you. Yes? Grazie di averci invitato, grazie di essere venuti qui a vedere il film. Ovviamente saremo qui a vostra disposizione dopo il film per rispondere alle vostre domande. Second, hello Florence, and thank you for inviting us to your city. We've been enjoying every minute of being here, and thank you for having us here. This film, as it's been explained within the brochure, is about an Iranian lesbian, and I believe my suggestion is after watching the film we got lots of things there to discuss if you stay and would like to have a word about it. Sì, grazie per l'invito, grazie di essere qui, grazie di essere venuti. Questo film, come forse sapete avendo letto il programma e il catalogo, racconta la storia vera di una ragazza iraniana lesbica e si augura davvero che alla fine del film abbiate voglia di fare domande e di parlarne insieme a loro. Grazie e buona visione. Volevo chiedere se pensate veramente che la situazione sia senza speranza. Non c'è stata speranza per la protagonista, ma per il futuro cosa possiamo aspettarci? From the documentary, it seems that the situation is hopeless, or at least seems hopeless for the protagonists. What can we expect for the future? Actually, we try to be as realistic as possible. The film shows that the situation is like a dead end. There is no hope for such people inside the religious countries, for extremist countries. And we hope that will be a change. As you may have noticed, two of the iconic scenes of the end of the film, which one is a sea behind some, rusted irons, which shows that finally all the governments have to accept the reality that gay and lesbians have the same right as the other people. So we hope for those days, but we don't know when it comes. Sì, dice che in effetti la situazione appare assolutamente senza sbocco, però le immagini alla fine del documentario erano in qualche modo evocative di una speranza, soprattutto nei confronti dei governi e degli stati fondamentalisti che fanno del fondamentalismo una linea politica ai danni di gay e lesbiche, potesse in qualche modo suggerire che loro si augurano un futuro migliore di libertà per tutti. But now I make a question, but actually for Ramin the situation was not as in a dead end as, because at that point the documentary stops at the point of her story, and actually the story kept on. So can you tell something about what happened after? Yes. Sì, le ho chiesto, guardando il documentario la situazione viene rappresentata com'era al momento in cui il documentario è stato terminato. In realtà poi ci sono state delle evoluzioni nelle vicende personali di Ramin, come forse alcuni di voi sapranno, quindi le ho chiesto di raccontarcele. In the real story, actually Kiana Firouz finally granted asylum, leave to remain in the United Kingdom, which was a great success for all the LGBT community, I believe. But the reality is Kiana is one of the thousands and probably millions of LGBT people who have no voice in their own countries. If you, for example, see so many gay and lesbians in Iran, they
may do suicide because of the situation. A little part of them have the chance to flee from the country, and when they go to another country and seeking for asylum, you can see what is the result. The governments do not believe in them, so that's the situation. Dunque sì, forse come sapete, grazie soprattutto alle pressioni della stampa, attraverso il lavoro fatto dalle associazioni LGBT, a Kiana è stato garantito il diritto di asilo ed è attualmente residente in Gran Bretagna, quindi la sua situazione rispetto a quello che avete visto si è sbloccata. E il loro lavoro ha contribuito enormemente a stimolare la stampa affinché facesse pressioni sul governo. In Gran Bretagna, mi dicevano prima, ai tempi in cui il loro lavoro è stato fatto, erano sotto elezioni politiche. E quindi questo è stato anche uno strumento per chiedere ai candidati: voi cosa pensate di fare davanti a situazioni come queste? Quindi a Kiana è stato poi garantito il diritto di asilo. Però Kiana è una delle mille, delle migliaia, delle centinaia di migliaia di lesbiche e gay che in paesi come l'Iran cercano quotidianamente di fuggire e finiscono spesso, mi raccontavano, in campi non di detenzione ma comunque in centri di accoglienza dove non hanno alcun diritto in Turchia. Altre domande? I have a question for Ramin, for the director. How hard was for you to realize this documentary? Which kind of fundings and resource, and also in terms of human resource and staff, could you rely on? Vi ho chiesto quanto è stato difficile, quali mezzi avesse a disposizione per realizzare questo documentario. And also, which was the reaction of the Iranian community in the UK? Qual è stata anche la reazione della comunità iraniana in Gran Bretagna? First of all, I would like to make a correction, which is about the genre of the film. It's not just a documentary, it's a docudrama, and part of this story was made to show the situation that most of the lesbians are experiencing at the moment over the world. E così vado a fare una correzione: che non si tratta di un documentario, ma di un docudrama, quindi di una docufiction in cui c'è una storia vera alla quale poi vengono aggiunti elementi di finzione narrativa per dare maggior risalto a quella che è la condizione, in questo caso, delle lesbiche iraniane. We made this film about an Iranian lesbian. The Iranian lesbian itself is a very big issue. Being homosexuals in a religious country like Iran, with the fascist regime, it's considered as a sin and crime. And being a lesbian, it can extreme whatever is subject to be punished in my country. Dunque sì, essere una donna lesbica in Iran è allo stesso tempo un peccato e un crimine per il quale c'è, come sappiamo, la pena di morte, quindi lo stesso argomento del lesbismo in Iran di per sé giustificherebbe un lavoro del genere. And we didn't target Iranian community in the UK. As a matter of fact, we targeted Iranian government and to raise public awareness over the world about Iranian homosexuals, in this particular case, lesbians. Dunque, diciamo che il pubblico che volevano raggiungere non era tanto la comunità di espatriati iraniani in Gran Bretagna, quanto il governo, sia inglese che il governo iraniano, affinché si aumentasse la consapevolezza di quella che è la situazione delle persone omosessuali e in particolar modo delle lesbiche in Iran. Now back to your question, it's not received any funds from any NGOs, governmental or any private sections. Nessun tipo di finanziamento di nessuna sorta, né pubblico né privato, nessuno sponsor. All you watch is as a result of dedication of Mashad, Kiana and myself. Tutto quello che avete visto è il risultato del lavoro di 3 persone, Ramin, Mashad e Kiana. We are honored that we could touch such an achievement, which resulted in raising of public awareness worldwide, and people over the world consider this matter as a matter that should be protected and should be get solved in Iran and other countries.
e loro sono molto contenti perché hanno contribuito enormemente sia a sbloccare la situazione attraverso il coinvolgimento dal basso di associazioni, di singoli, di persone che hanno scritto, hanno in qualche modo manifestato la loro intenzione di contribuire anche con un piccolo gesto a sbloccare questa situazione. Mi diceva Ramin che lui ha fatto tutto, dal tecnico del suono alle luci, tutte le riprese, solo da tutto lui. Prendetevi conto. I would like to take this opportunity to thank you and thank you, Florence, those invited us to this beautiful city, which we're enjoying every minute of it. We do really appreciate for such a kind attention for this matter. Ci ringrazio a tutti per averlo invitato, per averlo avuto qui, per averlo ospitato a Firenze. Thanks to you. Thanks. Ci chiediamo se Cul de Sac abbia ricevuto in qualche modo l'appoggio da parte della vasta comunità iraniana residente a Londra in Gran Bretagna e come abbiano reagito al film, se tu li hai coinvolti nel progetto. So the first question is, how did the Iranian community reacted to your documentary, and if there has been any involvement of any kind at any stage of this work with the resident Iranian community, and what was the attitude of the Iranian community in the UK towards this specific topic you addressed with Cul de Sac? Okay. Firstly, I would like to correct one thing, which is it's not just a documentary, it's a docudrama. When you change this term to docudrama, it means that lots of factors are involved with this matter. Secondly, we didn't target just Iranian community. We tried to reflect what would be the situation of Iranian homosexuals either in Iran or other countries, even the countries those are signatories of the Geneva Convention 1951. UK is one of these signatories. Despite due to this fact, they refused the application for Iranian homosexual. They refuse applications for Iranian homosexuals. We made this film to show that homosexual, in this particular case, lesbian, Iranian lesbians, either in Iran or other countries, those are known internationally as free countries or countries with democratic regimes, they're still experiencing difficulties to prove that they are homosexuals, and if they're not able to prove that matter, it means that they will face to deportation. Dunque, la prima cosa che Ramin tiene a precisare è che Cul de Sac non è semplicemente un documentario, ma un docudramma, e quindi ci sono anche elementi di finzione narrativa che vanno a completare e a integrare quella che è la storia che abbiamo visto. Per quanto riguarda invece il coinvolgimento della comunità iraniana in Gran Bretagna, non era loro intenzione che fosse la comunità iraniana della Gran Bretagna direttamente il target del documentario, ma piuttosto volevano richiamare l'attenzione del governo inglese e anche di altri governi dei paesi democratici, soprattutto tutti quelli che nel 1951 hanno firmato la Convenzione di Ginevra per quanto riguarda il diritto di asilo. Ovviamente Cul de Sac tratta nello specifico della condizione degli omosessuali e in particolare racconta la storia di una donna iraniana lesbica e faceva giustamente notare Ramin, non è solo un problema iraniano quello che viene raccontato in Cul de Sac, può infatti essere esteso a un discreto numero di paesi dove sostanzialmente sono al governo regimi non democratici, non liberi e che in qualche modo perseguono a vari livelli l'omosessualità.
Dunque, in Cul de Sac compaiono delle poesie e ci chiediamo se queste siano scritte di pugno dalla protagonista. In Cul de Sac we noticed that there are some poetry here and there that are read on the screen. I'm wondering if it's Kiana, the author of that poetry, or not, and why do you use poetry and that poetry in this specific? No, mostly Mashad wrote the poetries and I made few amendments, but mostly Mashad. Bueno, le poesie sono state scritte dalla co-regista e anche coprotagonista, Mashad, e lui ha fatto qualche cambiamento. But why did he use poetry too? I mean, there is a lot of elements in Cul de Sac, visual, narrative and aesthetic. Yeah, but most of the people, I believe that in the things that I've personally experienced, they don't feel that when someone is homosexual, it's got different aspects and angles of the character. One of them can be a poetry, could be poetic. And Kiana personally writes stories, short stories, and she chants poems as well. But in this particular case, mostly we try find some wordings. Those are more related to the subject of the film. And I have to point out that one of these poems, if I'm not wrong, does belong to Kiana, and Mashad made some amendments. Is that right? The one which is about I'm in love again. Yeah. It's a Kiana's one. Dunque sì, loro vogliono utilizzare anche il linguaggio della poesia oltre al linguaggio dell'immagine e come abbiamo già detto, la maggior parte delle poesie che compaiono nel film sono scritte da Mashad. C'è anche una poesia scritta dalla stessa protagonista alla quale Mashad ha fatto qualche cambiamento, e questo è per sottolineare gli stati d'animo, cioè da accompagnare l'immagine anche con una esplicitazione attraverso le parole della poesia che diano ancora più forza al soggetto della narrazione cinematografica. I personally believe as a filmmaker, the life of a homosexual looks like a sad poem. It's the things that we try to reflect on. Perché lui crede come cineasta che in alcuni casi, come quello che abbiamo visto, la vita di una persona omosessuale possa essere raccontata come una poesia triste. Cul de Sac, Kiana ha una storia d'amore con una ragazza inglese. Questa storia a un certo punto del docufiction si interrompe e ci chiediamo se questa storia sia reale, oppure sia finzione narrativa, e quindi in realtà cosa sia successa. Cul de Sac, from the beginning until to a certain point, we see that Kiana has a relationship with an English girl. But from a certain point on, when Kiana starts to be more into trouble in order to have the permit to stay in the UK, her partner disappears from the storyline. So we are wondering was this story true? Was that part of the fiction in this docudrama? And what happened in reality? In this particular story, her partner was quite keen and supportive regards her asylum application, but mostly they believe that the homosexuals are making some fake stories about their sexual orientation, and it's just about for getting a permission to stay. It's the reason that they don't rely on the things that some of the homosexuals or some people in the name of homosexual made fake stories. But in this particular case, I mean, at the Cul de Sac, because the storyline was trying to focus on the immigration matter and the difficulties that homosexuals are experiencing in the UK and other European countries, we didn't want to get involved with the sentimental aspects of
Dunque, la storia è vera, cioè quella che abbiamo visto sullo schermo era in realtà la compagna di Kiana al momento delle riprese, che è sempre stata molto presente, molto partecipe nel supportare Kiana attraverso tutto il processo per la richiesta di domanda di asilo. Questa cosa però spesso è controproducente, perché essendoci un discreto numero di richiedenti asilo da paesi islamici, quindi potenzialmente perseguibili nei loro paesi di origine, il governo inglese in molti casi cerca di dimostrare che in realtà non si tratta di persone omosessuali, ma di persone che si spacciano per omosessuali, e quindi inscenano una relazione finta per convincere le autorità che si tratti effettivamente di una lesbica o di un gay solo per avere i documenti. Quindi a un certo punto è stato più strategico che lei si sfilasse dalla storia, e che, diversamente dall'inizio dove l'accento era posto più su, diciamo, la vicenda anche sentimentale delle due ragazze, il loro incontro e la loro storia, si focalizzasse invece più sugli aspetti legati alle difficoltà dei richiedenti asilo in materia di permesso di immigrazione. Quindi per questo è stata messa in secondo piano ed è praticamente poi uscita dalla storia. Quali sono gli elementi di finzione e quali sono gli elementi di realtà, e se le persone che noi vediamo nel documentario sono personaggi fittizi oppure reali. The question is a little backwards. Which are the elements in this docudrama which are real, based on real facts, and which is fiction, and to which extent, and the character that we see in Cul de Sac, which are the real person playing herself or himself, and which are fictions. I would say that 100% is based on facts, but we call it docudrama because some of them were documentary, or we can say that were quite realistic about Kiana's life and about herself. And the part which is related to Mariam, her friend who's willing to find a safe place to live as a lesbian, who fled the country, is the part that we made a story for that. But that story is still based on facts. Dunque, diciamo che il 100% di quello che è narrato in Cul de Sac è la realtà di quello che è successo, ed è molto vicino a questa realtà, soprattutto per quanto riguarda Kiana, gli aspetti della sua vita privata e le difficoltà che lei ha vissuto dall'arrivo in Gran Bretagna. Quindi quello che nella storia succede è effettivamente quello che è successo. L'elemento di finzione, diciamo, non perché non sia vero, ma semplicemente perché lo hanno intrecciato con la vicenda di Kiana, è la storia di Mariam, la sua amica iraniana, che fugge dall'Iran e che poi muore nell'attraversamento della Manica. Ecco, questa anche è una storia vera, è una delle tante storie vere che è successa, che loro hanno intrecciato con la vicenda di Kiana, e quindi in questo caso questo intreccio è fittizio, però è una situazione effettivamente reale che accade a molti espatriati, quella di cercare di aiutare chi sta cercando di raggiungere la Gran Bretagna. Quindi il 100% degli elementi della narrazione sono effettivamente reali, e tutti gli attori che abbiamo visto interpretano se stessi. Cioè, Mashad fa la giornalista, Kiana fa Kiana, l'avvocato, sono tutte persone vere che fanno nella vita quello che avete visto sul Cul de Sac. Ci chiediamo se Cul de Sac abbia avuto una qualche risonanza in Iran e se abbia possibilmente innescato qualche reazione positiva, se avete avuto anche voi dei feedback direttamente dall'Iran. The question is, hopefully Cul de Sac could possibly get to Iran, to an audience via the internet, via the web. Have you any feedback so far from the Iranian lesbians and homosexuals who lives in the country? I don't see any chance at the moment because Islamic regime doesn't allow such a film get screened in Iran, even through what you call it, pirate system, piracy. So far we hope that it doesn't happen because we will lose our copyright as well. And
we haven't sold the copyright to any particular party, but we didn't make this film with the purpose of screening in Iran. Of course, yeah. In Iran, even the simple love stories have no chance to be screened rather than a homosexual relationship. You mean a As a- heterosexual love story, or? Yes, Yeah. it hasn't Yeah. got any chance because Islamic rules, Yeah. strict law is ruling the country, and they don't give any chance to anyone to express herself or himself about their love stories or sexual orientations. But in this particular case, definitely no. There is no chance for that. The thing that made us to make this film, because they have no chance to have a voice in Iran. And when they flee the country by some, when some of them try to manage to flee the country, when they get to the free countries, yet they have no chance to live here or to prove that they are homosexuals and their lives is in danger. We call this film Cul de Sac, or Dead End, because we believe that they have no chance to live in Iran as a result of an Islamic regime. They have no chance to prove that they are homosexuals in other countries like UK and other European countries, and it's ending to a dead end, and it was to raise the public awareness worldwide that if they have no chance in Islamic regime to survive, and if they are so lucky to manage to flee the country, they need some protection, international protection, and it's just a solution that we can realistically face with. And if the free countries, the European countries or other countries, those are signatories of Geneva Convention, they don't give any chance to live here, it means that it's the end of the story. Indeed. Dunque, che il film arrivi in alcun modo in Iraq è assolutamente escluso, nel senso che in Iran anche una storia d'amore eterosessuale è assolutamente bandita da qualsiasi forma di rappresentazione pubblica cinematografica, ma non è stato non era questo il loro intento. Ramin giustamente ricorda che le persone omosessuali, gay e lesbiche non hanno alcuna possibilità di vivere liberamente in Iran e non hanno alcuna voce, nessuno li ascolta, e per questo motivo a migliaia cercano di lasciare il paese. Però una volta giunti nel libero Occidente continuano a non avere alcuna voce, perché devono provare, spesso fra mille difficoltà, e come ci racconta Cul de Sac, sistematicamente non vengono creduti di essere omosessuali, di essere gay, di essere lesbiche. Sappiamo che non si prova così direttamente, e quindi spesso non vengono ascoltati e vengono nuovamente abbandonati, se non rispediti nel paese di origine. Lo scopo di questo film era quello di pungolare l'opinione pubblica, di far crescere il livello di informazione e di consapevolezza su quanto succede, affinché i paesi firmatari della Convenzione di Ginevra si attivassero in qualche modo con un ombrello protettivo per queste persone, perché altrimenti ci troviamo in una situazione senza uscita, un cul de sac, come abbiamo visto nel film. Nel momento in cui ti viene negato asilo, il rischio è di essere automaticamente rispediti a casa, e come ci ricordava Kiana nel film è una condanna a morte senza appello. Quindi lo scopo è, diciamo, più rivolto a noi occidentali e non al regime iraniano, che a detta di Ramin non c'è alcuna possibilità al momento che possa cambiare. Avete già in mente un progetto che in qualche modo possa continuare questo che avete rappresentato in Cul de Sac, o vi ha talmente, diciamo, è stata così difficile la realizzazione, come ci ha raccontato, di questo documentario, da
farvi decidere di orientarvi su progetti diversi. The question is, do you think of a way to keep on working on those specific issues related to homosexuals fleeing out of the country, or after this work that was so hard to make, you are thinking of changing topics or to address different? Filmmaking is my career. For the last 4 years I've been making different things. Documentaries, TV series, commercials, educational. This is my career, but my last 2 films were about homosexuals, and this is not a thing that I can certainly to point out. I will stick on such particular subjects or we switch, but for sure this is my intention, and this is my decision and Mashad's decision to work on the subjects that they had no chance to be reflected. And I believe that I was the first Iranian filmmaker who made a film about lesbians in 2007, and before that there was no film about Iranian homosexuals at all. And these are things that have been identified, recognized by Iranian government as a corrupted person who is trying to promote homosexual subjects and materials over the world, which is nonsense. No, non succede. Lui è sicuramente stato il primo cineasta iraniano a occuparsi della condizione degli omosessuali nel suo paese, in Iran, pur facendolo dalla Gran Bretagna. I suoi ultimi 2 film, il primo era del 2007, si sono occupati della condizione delle donne lesbiche iraniane. Come filmmaker il suo lavoro da sempre e continuerà anche nei prossimi progetti a occuparsi di situazioni che in qualche modo hanno pochissime o alcuna chance di essere raccontate da altri. Quindi la sua missione è quella di dare voce a chi voce al momento non ce l'ha, e quindi è molto probabile che lui nel prossimo futuro possa ritornare a occuparsi della condizione degli omosessuali iraniani. I would like to add, we haven't received no funds from no NGOs, no governmental funds, or no public sector financial support. And any continuation with such a subjects needed to be some financial support. Otherwise it's not possible, because I with Mashad invested lots of money, and so far we had no chance to sell their right of distribution to no one, because of the some aspects of the film is targeting Islamic strict laws and Iranian regime. Most of the distributors are not happy with such a subject because they feel a bit insecure about buying such a things and distributing over the board. And if we don't receive any financial support, it will be the end of the story, because it's not possible to invest more than this. In this kind of project. Sì, certamente fa notare giustamente Ramin, ricordandoci che questo film non ha ricevuto alcun tipo di finanziamento, né pubblico né privato, né governativo, né da parte di NGO. È chiaramente obbligatorio che qualche tipo di finanziamento arrivi da una qualsiasi fonte perché questo tipo di progetti possano essere realizzati. E diceva infatti che al momento non ha trovato alcun distributore da nessuna parte per Cul de Sac, e questo perché è un argomento molto spinoso e i potenziali distributori stanno spesso molto attenti a quelle che possono essere le conseguenze del distribuire un prodotto con certi contenuti. Quindi al momento non ha alcuna distribuzione e tutto il progetto è stato interamente autofinanziato da Ramin e Mashad. Grazie mille.
Thank you so much.